Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie Miniature, io sono Gio. Oggi andiamo a vedere un nuovo plastico. È un plastico che mi è stato chiesto ovviamente da un cliente che si chiama Giancarlo, che saluto, e questo video ovviamente è per voi, ma soprattutto per lui, per dargli alcune informazioni, perché sapete io mi occupo di progettazioni e realizzazioni di plastici, ma non sempre li realizzo, quindi spesso mi trovo a progettarli e a distanza cerco di aiutarvi in modo che voi possiate fare tutta l'elaborazione del vostro plastico passo passo, senza sbagliarvi o senza cadere in trappole del tipo come fare a fare certi tipi di impianti digitali, come fare delle retrazioni, come allestire l'armamento e come praticamente strutturare il vostro layout attraverso dei trucchi e dei segreti che in qualche modo cercherò di trasmettervi con delle video chat. Quindi funziona in questo modo, lo sapete già. Se siete interessati a delle progettazioni trovate il link qua sotto che vi porta al mio sito, oppure scrivetemi direttamente a info@ferrovieminiatura.com e sarò sempre contento di darvi tutte le informazioni per dei preventivi dettagliati alle vostre esigenze. Allora, detto questo plastico è stato richiesto da Giancarlo, che praticamente aveva già una tavola di legno un po' strana, cioè come potete vedere dalle immagini, quella evidenziata in blu è praticamente il plastico è praticamente una metratura. Adesso vi faccio vedere la metratura, che appunto siamo sui 2,20 m per, appunto vediamo qui lateralmente, non mi ricordo, per 60 cm, ok, abbastanza piccolino ma squadrato, cioè in questa maniera qua, diciamo non è proprio un rettangolo, che ha dei tagli un po' particolari, e però nella parte destra è stato pensato proprio perché si stringe ad un treno a cremagliera che sale sopra con una pendenza incredibile, e io ovviamente ho dovuto progettargli tutto questo. Giancarlo, ti ricordo che ti farò anche il video della parte digitale, perché Giancarlo si è fatto fare la progettazione del tracciato, ma soprattutto la parte digitale non gliel'ho progettata ma proprio creata, cioè nel senso che a distanza io ho creato già tutto quello che è la parte di gestione del plastico, gestita da una centrale EcoSlink che trovate qua sotto in descrizione se volete dargli un'occhiata, e praticamente Giancarlo riceverà a casa non solo la centrale già configurata in italiano, con addirittura il pannello sinottico già praticamente strutturato per questo plastico che tra poco andremo a vedere, ma avrà nel kit già tutti gli scambi, nel senso non proprio gli scambi ma i motori per gli scambi già configurati con la numerazione. Lui dovrà soltanto andarli a collegare. Giancarlo, non preoccuparti, ti farò anche il video di come collegare i servi per gli scambi scala N Flashman piccolo. Inoltre troverai già tutta la parte dei loop configurata, già pronta, tu dovrai solo mettere dei fili, ok? Quindi detto questo, però in questo video andiamo a vedere il tracciato, come funziona e come diventa questo plastico, ok? Allora, siamo partiti da questo circuito, come potete vedere, e abbiamo, questo è il strato 0, e abbiamo a quota praticamente 0 questa parte, una sorta di loop, però con una stazione nascosta in curva per cercare di farci stare un treno fermo, sempre nascosto, e un treno di transito. Questa è la parte a quota 0 che poi, arrivata in questo punto a sinistra, prende quota. Infatti andiamo nello strato 1 e si aggiunge questa parte. Assomiglia un pochino effettivamente all'inizio al plastico che avevamo fatto l'altra volta in scala N, non so se ve lo ricordate, è più o meno simile, mantiene più o meno quella dinamica, però qua ci sono un po' di movimentazioni in più, tant'è vero che qui sale di quota, come potete vedere, e crea una sorta di stazione, però poi c'è questa parte che continua, infatti nello strato 2, e allunga la stazione in questo modo, creando praticamente la possibilità di andare da questa parte. Qui c'è una piccola stazioncina con due tronchi che fa parte di un treno a cremagliera che sale. È figo ragazzi, vedete, sale con una pendenza del 60% da quota diciamo quasi 0 a 192, quindi un paesino, qua sopra c'è un borghetto a 19 cm di altezza, quindi una vera e propria salita cremagliera. E poi abbiamo ancora da vedere che cosa, quest'altra parte che mi è venuta in mente dopo, che ha dato ovviamente un valore aggiunto a tutto il plastico, come potete vedere, perché l'aggiunta di questa parte qui è secondo me il top, perché qua non solo abbiamo dato continuità al tracciato qui, quindi abbiamo aggiunto qualcosa in più rispetto a una base di quella che abbiamo visto negli scorsi video, ma abbiamo creato una diciamo un dinamismo molto bello, perché si ricrea questo loop in alto. Adesso per farvelo capire bene cancello quello che c'è sotto così lo vedete. Qui entrando il treno, vedete, ha la possibilità di salire di quota attraverso una sorta di 8, chiamiamolo così, sale, poi c'è questo loop col cappio di ritorno per tornare indietro, ma qui ha la possibilità di continuare ed andare dalla parte destra, andando a creare un altro
altro, diciamo, dinamismo molto bello, perché andiamo a finire sotto il ponte del treno a cremagliera, andando a creare una piccola stazioncina qua sotto, ok, con due tronchi, che crea veramente uno stato, secondo me, di vibrazione emotiva molto forte per chi ama guardare questi tipi di layout, perché sono abbastanza dinamici, anzi molto dinamici oserei dire. Quindi andiamo ad aggiungere tutto, e quindi aggiungiamo anche tutta la parte della strada, eccetera eccetera. Ovviamente sapete, io quando costruisco dei progetti vi do degli input per partire, poi siete voi a modificarlo, a farlo di testa vostra, però ovviamente vi do delle dritte, delle idee. E in questo caso, avendo creato dei borghetti, vedete c'è un borgo qui, un altro borgo qua e poi ce n'è uno qua in fondo in alto, ho dovuto ovviamente creare anche il fatto che questi posti possano essere raggiunti anche via gomma, quindi con delle strade, e le ho fatte. Ho dato sicuramente uno spunto a Giancarlo per dargli delle idee nella costruzione. Ma andiamola a vedere in 3D come si presenta questo plastico. Ovviamente ci ho messo anche il treno per vedere un po' come si muove, e questo è il plastico in 3D. Facciamoci un'idea: questa è la stazione, che assomiglia molto, vi ricordate, al plastico dell'altra volta. Ora c'è un bug qua, non so perché sembrano che i binari siano staccati, ma in realtà è tutto a posto, ogni tanto Scarm lo fa. Detto questo, abbiamo questa stazione, due tronchi, che permette la continuità degli andamenti dei treni via e vai e vieni, e poi abbiamo questa parte della stazione un po' più rialzata rispetto alla stazione tradizionale, che permette appunto il movimento del treno a cremagliera, che vedete già da qua in profondità quanto si alza. Ok, adesso capiremo passo passo, lo andremo a vedere. Intanto vediamo l'andamento del treno come va. Quindi va da questa parte, come potete vedere abbiamo una galleria qua dietro che fa passare il treno sotto, e sta andando praticamente, adesso cerchiamo di capire da qua, magari lo metto togliendo, ecco qua, sta andando sotto a questa galleria e sbuca nuovamente sul tracciato da questa parte. Aumentiamo un po' la velocità del treno, altrimenti il video dura 80 anni. Quindi qua giriamo attorno al borghetto, siamo rialzati rispetto al piano del secondo tracciato e andiamo dietro, ok? In questo caso il treno sta andando nella parte aggiuntiva che avevo messo, vedete? Passa sotto quella galleria per poi poter decidere di o scendere nuovamente nel tracciato o andare dritto, passare sotto quest'altra galleria, adesso lo vediamo da qua, ed andare in questa piccola stazioncina sotto qua. Molto bello. Quindi possiamo tornare indietro, quindi andiamo indietro velocizzando un po' la situazione per vedere quello che avrebbe fatto se il treno avesse preso quest'altra strada, cioè lo scambio. Quindi andiamo avanti e vediamo che cosa fa. Qui sta facendo praticamente il giro del paesino, passa sotto, ritorna nel borghetto, ok? Quindi fa questo borghetto, passa sotto a quel borgo e poi ci passa a fianco, l'abbiamo visto prima. Ora ritorna in stazione e va sotto la stazione nascosta, da qui, vedete? Sotto qui c'è una stradina, vedete c'è un piccolo ponte, vi sto dando delle idee, ok ragazzi? E il treno va sotto. A questo punto il treno va sotto, fa il suo anello di ritorno, che è praticamente situato sotto la stazione nascosta, per poi ritornare nuovamente sopra, visibile. Infatti sta per fare il giro completo e ora ritornerà visibile uscendo sempre da questa parte, vedete? Quindi abbiamo visto la parte sopra come funziona. Ora volevo farvi vedere la parte della cremagliera, quindi lo posizioniamo qua, simuliamo che questo sia il treno a cremagliera che Giancarlo possiede, il classico della scala N, e lo facciamo partire, vediamo un po' come si comporta. Vedete, ha una pendenza incredibile, molto bello da vedere, perché passa sopra questo ponte di quella zona della stazione che abbiamo visto prima e sale, vedete, sale molto, guardate che bella pendenza, qua gira, ok, e va dentro il borgo. Qui può fare, ovviamente Giancarlo qua farà degli itinerari avanti e indietro, quindi il treno arriva, sta in questo borghetto che è visto dall'alto. Questo borghetto, come potete vedere, è raggiungibile anche via auto, quindi potete salire con le vostre macchine e arrivare sopra qua in alto. Quindi qua Giancarlo, se vuoi, un giorno potrai mettere anche il sistema Car System oppure il Car Motion in scala N e vedere di magari automatizzare anche questa parte, se vuoi farlo, altrimenti gli metti delle auto ferme statiche per comunque avere un allestimento bello da vedere. Qui puoi mettere tutta la parte turistica di gente che sale sopra, eccetera eccetera. E qua questo trenino che va avanti e indietro, ne puoi mettere due perché ci sono due tronchi sopra e due tronchi sotto, uno arriva, l'altro va, è inutile che ve lo racconto, lo sapete benissimo come funziona, e questo è il gioco che puoi fare in questo plastico. Questa è l'idea. Ok, ho usato l'AI, l'intelligenza artificiale, per ricreare più o meno quello che è l'idea di questo plastico. Ovviamente Giancarlo ci manderà le fotografie o i video di quando avrà finito il suo plastico, in modo che un giorno potremo vedere come è venuto il suo lavoro. Questa è un'idea di massima, ok? E questo praticamente è uno dei tanti progetti che ho fatto ultimamente, ne ho fatti veramente tanti, grazie di cuore, perché mi stanno contattando in tantissimi, e ho anche pronti dei plastici da fare, creati, proprio progettati e creati da me per dei prossimi clienti, ma li vedrete più avanti
avanti perché sono in costruzione e ovviamente stiamo lavorando anche su tutti gli altri progetti che abbiamo in ballo. A breve uscirà finalmente una grande novità, ragazzi. Per quelli che mi stavano seguendo del plastico in scala N, c'è la parte finale del modulo, ok? È tutto pronto, anche quel modulo è finito, sono arrivati tutti i pezzi, probabilmente stiamo aspettando ancora i pali della linea aerea, però il plastico è finito e lo vedrete prossimamente, e poi ovviamente dopo il 15 di febbraio ritorneremo alla grande sul plastico di Daniel. Raga, che dirvi, grazie per avermi seguito, ci vediamo prossimamente, fatemi sapere se vi è piaciuto questo plastico, se non siete ancora iscritti a questo canale fatelo adesso, in questo momento, iscrivetevi attivando la campanellina per non perdere i prossimi video. Vi voglio bene, grazie per avermi guardato e ci vediamo alla prossima, ciao!